Stefano, sei partito dal Politecnico come studente e hai avuto una carriera di 60 anni qua tra le mura del Politecnico. Che cosa hai visto cambiare un pochettino in questi 60 anni e che cosa invece secondo te sono dei corsi e ricorsi che si sono visti susseguirsi? Grazie Marco per questa intervista, mi fa molto piacere aprirmi un po' con i miei ricordi con te. Ecco, cominciamo a dire che questo edificio non esisteva, fa parte di uno sviluppo edilizio, un primo sviluppo edilizio nel dopoguerra, anzi già nel 1970. C'era un affollamento pazzesco al Politecnico quando ero studente, era difficile entrare nelle aule, bisognava avere un telescopio per guardare le lavagne. Poi oggi non vi rendete conto voi di quale fosse lo stile dell'insegnamento universitario accademico in Italia, nell'Europa continentale. Ancora non era arrivata l'ondata dagli Stati Uniti che ha cambiato veramente tantissimo nei rapporti tra professori e studenti e questa è stata una bella cosa. Ecco, per esempio, citavi la figura dell'accademico in Europa rispetto a quella che era essere accademico negli Stati Uniti. Tu sei stato un po' precursore in questo, sei stato dottorando ma negli Stati Uniti. Com'è stata questa esperienza? Com'è nata questa possibilità dal Politecnico di Milano ad andare al Caltech a fare il dottorato là? Ecco, in realtà non sono stato il precursore, già in questo dipartimento c'erano almeno 2 persone che avevano avuto delle esperienze molto significative là. C'era il professor Dadda, Luigi Dadda, che poi sarebbe stato il rettore del Politecnico, il primo a portare un computer elettronico in Certo. Italia, come tu sai, e meno noto il professor Grasselli, che mi aveva fatto entrare poi qui con una borsa di studio, che era stato collaboratore di uno dei più grandi pionieri della computer science americana, del professor McCluskey. Gli Stati Uniti a quell'epoca, per aiutare la ricostruzione dell'Europa, avevano stabilito delle borse Fulbright per chi voleva andare a studiare. Erano molto selettive, però riuscii ad avere la borsa di viaggio e là trovai un mondo del tutto diverso, ma non puoi immaginartelo, tu sei negli Stati Uniti spessissimo, ma allora era uno shock arrivare là. Ah, posso crederci, posso crederci. Come sono stati questi anni di dottorato in California? Sì, ero andato in California con l'idea di occuparmi di cibernetica, che allora voleva dire la scienza del controllo negli animali, negli organismi viventi e nelle macchine. Wiener aveva proposto questo nome. E in effetti avevo chiesto di andare a lavorare nel laboratorio del Brain Research Institute, dove tra l'altro era passato il premio Nobel italiano Bové, Daniel Bové. Arrivato però là mi trovai iscritto a non si chiamava computer science ancora, era ancora electrical engineering con l'indirizzo queste cose nuove che erano i computers, e mi piacque abbastanza. Non posso non citare, non ricordare il fatto che tu sei stato non la persona dietro, ma di sicuro la persona che ha avuto un ruolo importantissimo nel nostro dottorato negli anni '80. Quindi è nato non solo con te, ma grazie sicuramente ad una forte spinta da parte tua, anche contributo direi da parte tua. Sì, l'esperienza del dottorato americano mi aveva insegnato tantissimo, mi aveva aperto gli occhi sulla necessità di un approfondimento non troppo stretto, ma una base culturale un po' estesa, naturalmente, all'interno delle discipline che fanno parte dell'elettronico, dell'informatica. Quando qui si fece il primo ciclo di dottorato di ricerca, fui nella commissione che stabilì un poco come muoversi, era una cosa del tutto nuova per noi, e quindi proposi che ci fosse una ricerca maggiore, 2 ricerche minor, per usare il termine americano, che ci fosse una verifica della preparazione di base, evitare un rapporto troppo personale tra lo studente di dottorato e il professore con cui faceva la tesi, perché da noi si parlava ancora di assistenti e scherzosamente chiamati come borsiferi, quelli che portavano la borsa del professore. Parlando di compilatori, Mm. sei stato studente di ingegneria nucleare, sei andato negli Stati Uniti occupandoti un po' anche di intelligenza artificiale. Come tutto questo ti ha portato poi ai compilatori che sono poi il perché da un punto di vista scientifico oggi ti conosciamo maggiormente, come dire. Ma il linguaggio mi ha sempre molto affascinato.
I linguaggi di programmazione allora nascevano, chi li progettava si ispirava al linguaggio umano per cercare di rendere più umana anche la comunicazione con le macchine. Mi trovai in questa materia che continua a essere il collante, se proprio dire, per tutta lo sviluppo della tecnologia di informatica. Senza i linguaggi non ci sarebbe programmazione, ci sarebbe comunicazione tra le macchine, né tra le macchine e gli uomini. Parlando di linguaggio non possiamo non citare Chomsky e mi pare di ricordare che ci sia un qualche aneddoto curioso, non solo legato a una ricerca e un periodo di visita con un talk che hai fatto qua grazie a un invito tuo, ma anche uno scambio epistolare un po' particolare. Sì, non Chomsky era un po' l'idolo di tutti noi, perché era, pur essendo un linguista che si occupava dei modelli dei linguaggi naturali, giapponesi, russo, inglese e così via, i suoi modelli matematici trovarono rapidamente un'applicazione generale nel nascenti linguaggi dell'informatica. John Backus dell'IBM, dovendo descrivere quali erano i comandi permessi, che erano tantissimi, prese il modello matematico di Chomsky, e così tutti quelli che progettavano linguaggi di programmazione a quell'epoca, COBOL, ALGOL e via dicendo, utilizzavano i modelli di Chomsky. La mia tesi di dottorato quindi si ispirava ai modelli di Chomsky. Naturalmente, avendo questa enorme stima di Chomsky e anche deferenza, decisi di mandargli una copia della tesi di dottorato, cosa piuttosto onerosa perché a quell'epoca non c'era internet, bisognava spedirle, le copie erano costose, comunque gliela mandai dicendo ma chissà. Qualche mese dopo ricevetti una lettera su carta intestata del dipartimento dell'MIT dove lavorava Chomsky e dissi, oh, perbacco, mi hanno risposto. Aprì questa lettera, la lettera di una segretaria del professor Chomsky, diceva I'm sorry, ma mi spiace, ma ci è arrivata una busta dalla parte inviata da lei vuota, non contiene niente. Succede spesso perché qui c'è un po' di boicottaggio nei confronti del professor Chomsky per le sue idee politiche. È un radicale Chomsky, prendeva spesso posizioni contro l'establishment americano e quindi è chiaro che c'era un po' di sabotaggio c'era. E quindi gli rimandai la mia tesi e poi non ebbi più grandi ritorni. Però qualcuno dell'ambito di Chomsky, qualche suo collaboratore, utilizzò altre mie ricerche successive per studiare il canto degli uccelli. Guarda che questo è veramente... Quando si parla di interdisciplinarità e di il cross-fertilizzazione. canto degli usignoli modellato con dei modelli di Chomsky rielaborati dal professor Crespi. Che però, se posso, se non sbaglio, non è una cosa così strana, perché ti diletti anche come musicista. Uno degli aspetti che mi avevano molto divertito, interessato nella vita dei campus universitari americani era la presenza di attività culturali abbinate alle attività curricolari. All'Università della California di Los Angeles, dove io mi trovavo, c'era il Department of Music, che era molto importante. Facevano il concerto di mezzogiorno, un giorno alla settimana. Tornato a Milano, proposi, nel periodo in cui fui nel consiglio di amministrazione del Politecnico, proposi di organizzare i concerti di mezzogiorno con la collaborazione della Scuola Civica di Musica e del Conservatorio. Sei E stato allora precursore anche di Campus Life e di quelle che sono poi le attività che facciamo oggi. E se non erro è anche un passato da giornalista, di cui magari non tutti sanno. Negli anni 70 conobbi il direttore di una rivista politica, sociale, sociopolitica molto importante che era Il Mondo, era Arrigo Benedetti. Lo conobbi, lo incontrai e lui mi era molto aperto come idee, disse ma lei si occupa di cose così nuove come i cervelli elettronici, come si chiamavano allora, ci scriva qualche cosa su questo argomento, cosa che feci senza grande interesse per un po'. Poi decisi di andare con una borsa dell'organizzazione de Estados Americanos, di andare a insegnare in Cile, perché in Cile c'erano dei miei compagni di dottorato
che erano andati, essendoci il governo socialista di Allende, erano andati là per cercare di far decollare tutte la formazione universitaria, la tecnologia, l'industrializzazione del paese. E conoscendomi mi disse: perché non vieni anche tu a insegnare un corso? Vabbè, era un'opportunità e andai a Santiago de Cile. Siccome c'era molto interesse in Italia e in tutta Europa per questa esperienza socialista in America Latina, Arrigo Benedetti mi disse: ma vuoi farci qualche servizio giornalistico? Io dice: ma perché no? E quindi mi permetto di fare un paio di passi indietro e di citare anche un altro paio di persone che ti sono state attorno, tipo parlavi di scrittura e non posso non pensare anche a Maria Giovanna Sami, con cui condividi questo splendido ufficio. Hai parlato di IBM, hai parlato di linguaggi, non posso non pensare a Padre Busa e quindi a Marco Somalvico. Come queste persone, come essere cresciuto anche professionalmente con loro è stato di aiuto? Competizione e cooperazione, penso, in maniera molto positiva. Come è stato vivere da studente e da ricercatore e da professore in un ambiente così fertile? Beh, tutto questo parlerei soprattutto dello sviluppo dell'informatica qui in questo dipartimento. Tu hai citato dei nomi che sono stati i pionieri in certi settori e che hanno portato allo sviluppo che adesso voi vivete. E nel campo delle hardware e architetture, appunto Maria Giovanna Sami; nel campo dell'intelligenza artificiale Somalvico; nei database c'era Bracchi e poi Stefano Ceri e così via. Erano dei gruppi abbastanza identificati e compartimentati. Sì, e le collaborazioni non c'erano ancora perché le discipline erano abbastanza separate in quell'epoca. Adesso tutto mi sembra molto rimescolato e quindi però, dato il mio approccio abbastanza interdisciplinare, io riuscivo a colloquiare o addirittura a collaborare con vari di questi gruppi. Perché non sei stato solo tra i primi a collaborare in un network europeo con progetti europei, ma hai anche spinto molto con le collaborazioni con aziende. Com'è stato questo? Com'è il mondo dell'azienda visto con gli occhi dell'accademico e questa collaborazione dal punto di vista della ricerca? Beh, posso ricordare un primo fatto. Tornato dagli Stati Uniti con l'aureola di essere un grande esperto di informatica, che non ero, fui invitato dalla Fiat Avio a Torino da una persona molto brillante che era il responsabile tecnico della Fiat Avia, che aveva dei problemi con i computer imbarcati sugli aeroplani, perché certe manovre dovevano essere fatte rapidamente, se no l'aeroplano si schiantava, e bisognava che il calcolo delle equazioni differenziali che girava su questi computer venisse portato a termine entro quei pochi secondi disponibili. E mi pose il problema. Io rimasi di sale, non avevo mai affrontato questo problema di vedere quanto tempo impiegava una computazione, per dirti come c'erano delle esigenze aziendali che erano più avanti delle conoscenze teoriche, che sarebbero sviluppate soltanto negli anni successivi. Alle volte la ricerca nostra era troppo in avanti, per esempio l'intelligenza artificiale di quell'epoca era scarsamente utilizzabile dal punto di vista industriale, oggi non se ne può fare a meno. Un tuo parere in questo? L'importanza della teoria, del lavoro teorico. È importante saper fare e mettere a massa, ma la teoria ci serve, è fondamentale per muovere i passi verso il futuro. Io credo che le scienze più consolidate, più antiche dell'informatica hanno sviluppato dei modelli teorici. Pensiamo a tutto il modello delle equazioni differenziali, le equazioni Maxwell e tutta la fisica, ecco, che sono dei pilastri delle nostre conoscenze. L'informatica ha cercato di farlo con successi limitati, e in questo i matematici e i fisici hanno avuto buon gioco per molti anni a dire: ma voi non siete una scienza reale come siamo noi fisici, come sono perché quello che voi fate è molto empirico. Però qualche cosa invece, che la teoria della complessità del calcolo, la decidibilità e l'indicidibilità, e un capitolo di queste cose, che la teoria dei linguaggi formali, la teoria dell'informazione, sono teorie solide dal punto di vista matematico, Sì. e credo che non dobbiamo dimenticarci di questo nella formazione dei nostri studenti. Ecco, rispetto a questo io, prima di tutto mi sento anche di ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato. Mi sento di dire uno Stefano politecnico, che decisamente ha vissuto una vita politecnica,
aiutandoci a capire anche come si possa uscire dalle mura del Politecnico di Milano e come questo non abbia un confine vero e proprio. Sei stato precursore di tante attività in maniera eclettica, appunto prima scherzavamo, ma l'aver fatto attività legate al mondo della musica, oggi facciamo attività legate al mondo dello sport, e quindi sei stato veramente precursore in tante cose. Abbiamo visto uno Stefano del passato. Così, per chiudere, uno Stefano del presente con uno sguardo magari anche sul futuro e con un messaggio da condividere con i nostri studenti, appunto, che li citavi e che so sono sempre stati importanti nella tua vita e nella tua carriera. Sì, io sono molto appassionato di ricerca e la cosa più bella che ho fatto nella mia vita è fare ricerca. Ancora adesso la curiosità di capire certi, magari piccoli problemi di ricerca teorica ce l'ho ancora, e quindi cerco di portar via tempo a persone come te o altri per fare insieme, per divertirci insieme ancora a dare delle risposte a dei problemi. Alle volte inventiamo anche i problemi prima ancora. E credo che questa sia una bellissima cosa per l'università, indispensabile per l'università. Beh, io mi permetto da tuo ex studente, anche studente di dottorato, di ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi e per tutto il Politecnico, anche oggi con questo tempo che ci hai dedicato.